Ciao, io sono Lucio e questo è un Brewing Diary, dove tengo traccia delle mie ricette brassicole, degli errori e di curiosità sul mondo della birra. Oggi tirerò le somme sulla mia stagione brassicola passata. Nell'ultima stagione brassicola ho cotto 12 birre in 8 stili diversi. Mi hanno tutte più o meno soddisfatto, anche se nelle ultime cotte ho riscontrato un problema di torbidità, soprattutto in stili che non richiedevano che la birra fosse poco limpida. Quindi ho deciso di intervenire su questo fattore. E oltre a ciò ho deciso di rendere effettivo il mio all grain a 3 tini. Infatti prima facevo una cotta con 2 tini invece di 3, quindi prendevo il tino di ammostamento, travasavo tutto il contenuto in un contenitore a parte, correvo a sciacquare quel tino e poi lo riutilizzavo per la bollitura, e questo comportava, oltre allo stress di dover fare tanti lavaggi tutti insieme, anche il rischio di errori durante la cotta dovuti alla fretta. Quindi ho acquistato una pentola in inox su Amazon a 40 euro, una pentola che contiene 20 litri nominali di birra da portare in bollitura, ed è alimentata a gas. Questo perché ho deciso di prima di tutto non gravare troppo sulla bolletta elettrica con una pentola elettrica da 3000 watt, e poi perché facendo birra soprattutto in inverno conto di fare le mie cotte al chiuso e quindi utilizzare il fornello di casa senza problemi. La quantità di 20 litri ovviamente è più che sufficiente per me, che faccio cotte da 10-11 litri al massimo. Per migliorare il problema della torbidità ho deciso di aggiungere oggetti al mio impianto, cercando di mantenere il costo il più basso possibile. Quindi, oltre a controllare il pH di mesh pedissequamente, userò un filtro di quelli utilizzati per la cottura a vapore delle comuni pentole, da mettere sul fondo del Mesh Tun, accoppiato a un filtro bazooka autocostruito che ho già, e il tutto completato da un sacchetto in cotone che dovrà contenere i grani. In questo modo dovrei trattenere le farine il più possibile all'interno del sacchetto. A completare il tutto ci sarà una pompa di ricircolo che, oltre a migliorare teoricamente il problema dell'efficienza, dovrebbe anche ripulire il mosto facendo ricircolo. In questo modo ottimizzo anche i tempi di produzione, in quanto non servirà a fare un ricircolo quando sto per andare in sparging, perché il mosto è già ricircolato. Per la fase di sparging che farò all'interno del Mesh Tun, ho deciso di munirmi di una semplice insalatiera in polipropilene che dovrebbe resistere a una temperatura di circa 90 gradi, e quindi non dovrebbe darmi strane sorprese di deformazioni o scioglimenti della plastica all'interno della pentola. E l'ho adattata come piatto di sparging, semplicemente facendo dei fori sulla base e prendendo un paio di misure. Dopodiché ho fatto un test per vedere che velocità di erogazione avesse l'acqua con il numero di fori che avevo fatto, e eventualmente avrei proseguito nel fare fori, ma mi sono fermato quando la velocità di erogazione era di mezzo litro ogni 30 secondi, che altro non è che 1 litro al minuto, che è quella consigliata per fare sparging da quasi tutti i manuali di homebrewing. Facendo due conti, l'intero impianto mi è costato 210 euro. Il prezzo maggiore ovviamente è sulle pentole, quindi 110 per la pentola elettrica che uso per il mesh e 40 euro per quella della bollitura. E direi che come impianto è un impianto a 3 tini, seppur molto casalingo, non molto professionale, ma comunque dovrebbe avere il suo perché. A breve posterò il video dell'impianto all'opera, in cui lo testerò facendo una nuova ricetta che è una bitter. Se il video ti è stato utile, lascia un like e iscriviti al canale per non perdere i prossimi aggiornamenti. E se hai suggerimenti su come migliorare ulteriormente l'impianto, lasciami un commento.